Benvenuti a Zakopane. Che in italiano significa sotterrate. Sotterrati dalla neve, dalle valanghe, dal brutto tempo? Lo scoprirete solo vivendo. Anche. Benvenuti sul canale Ciceroni per caso, io sono Gianluca. Io sono Katia. E oggi vi porteremo a spasso per Zakopane, città che si trova sulle montagne Tatry, che sarebbero una sottospecie di Alpi polacche. Infatti le potete vedere sullo sfondo. Oggi andremo su due montagne alte più o meno 1300 metri, ma la seconda sarà particolarmente difficile perché dovremmo scalarla con le mani, almeno per arrivare in cima, all'ultimo pezzo. Quindi sarà davvero divertente, anche perché per me sarà la prima esperienza, quindi ho paura. Grandine. Cosa? Grandine, e voi? Sta sciogliendo. Che mi dà le solite fregature? Non funziona. Poi Zakopane non c'è tanto da registrare perché Widoczki solo. Widoczki, i panorami, anche perché Zakopane non è molto grande e comunque ha solo le attrattive come locali o Diciamo, è una tappa per andare in montagna soltanto. nulla di più. Vabbè, continuiamo la nostra passeggiata e vediamo cos'altro troviamo di interessante. Oh, ma cosa hai combinato tu? Ma scendi? Oh, amo. Run. Scappa, scappa, scappa. Cos'è? Attenti a Davide Cavallo. Ah, credimi, non è facile. Cosa guardi? Cosa guardi? Cosa vuoi guardare? Alcol, ma non dire a nessuno. Chi è questo? Qui c'è scritto che qui puoi sederti, riposarti e chiamare ai tuoi amici di entrare sul sito che c'è scritto qui sotto e così ti possono vedere perché qui sta la camera che registra. Ci abbiamo provato, ma Tymczasowo nieczynne. non è operativo il sito. Aglia. Le fortune tutte a noi. Stamattina la nebbia che non si riusciva a registrare niente. Mo qua Gradine. sta gita a Zakopane proprio Miłość Zakopane. una schifezza.
Stiamo per arrivare in cima alla collina. Collina, non sei così piccina. Cosa vuoi dire? Ah. Vabbè, andiamo che scendiamo col trenino ciuf ciuf. Cosa fai? Zakopane. Noi ora siamo sul monte piccolino Gubauvka a 1123 metri dal livello del mare. In fondo la catena montuosa di Tatre. Cosa dire di Zakopane? Miłość Zakopane. Polevame e Champagne. Non è una grandissima città, anzi in realtà è molto piccola, però è considerata la capitale invernale della Polonia perché ha molte attrazioni, come ad esempio... Di cosa è conosciuta Zakopane? Sono i tratti per le montagne, perché vicino delle montagne, allora una buona base. I tratti nel senso i percorsi per le scalate. I percorsi per le scalate, sì. E poi niente, c'era alcune cose tipo le terme, le piscine o alcuni musei, ma sono relativamente pochi perché si viene qui soprattutto per mangiare e andare nelle montagne. Zakopane non ha tantissima storia da potervi raccontare, diciamo che è una città che è nata intorno al 1570, ha avuto diversi governanti come i boemi, poi gli austriaci ed infine i polacchi, ma è diventata soprattutto famosa nel 1800 per le cure termali che venivano svolte in questa città e quindi dal 1800 in poi la popolazione è andata man mano aumentando, però si popola soprattutto in inverno con le varie attrazioni che abbiamo detto prima. Tra le cose famose di Zakopane c'è l'abito caratteristico, la popolazione si chiama Gural, i Gurale, montanari, e oltre allo Zbek, che vi mostreremo dopo che cos'è di preciso, c'è anche la ciupaga. La ciupaga è entrata nel mio cuore la prima volta che l'ho vista, che è praticamente un bastone con una piccola accetta sopra, perché serviva ai pastori non solo per camminare e governare le pecore, ma all'occorrenza tagliare un po' di legna, tagliare la carne nel caso e via dicendo. Grandina di nuovo. Le fortune. Ci andiamo a riparare in qualche locale. Andiamo a mangiare.
Golonka che vai, anzi no, città che vai, Golonka che trovi. Golonka alla birra. La più buona che abbia mai mangiato. Davvero buonissima. Też chcę. Oddaj. Per me è la prima esperienza in montagna. Mi manca il fiato, però è davvero bello. Puoi vedere come gli ambienti cambiano, da dove non c'è la neve a dove c'è la neve come là in fondo. È davvero bello. Anche perché qua a Zakopane non è che sta da fare chissà che cosa, è da vedere chissà che cosa. Come ho già detto, ci sono diversi locali, ma le attrazioni sono soprattutto invernali, quindi c'è la pista con gli sci, salto con gli sci, si fanno le scalate sui monti, si fanno le passeggiate sulle colline, insomma, oltre alle varie strutture che hanno diverse attività all'interno come acquapark o roba del genere. Vi consiglio sinceramente di fare questo tipo di esperienza e stare buttati in mezzo alla natura un paio di giorni. È davvero qualcosa di, diciamo, rilassante, ma ci vogliono tante energie per camminare sulle montagne e non è facile. Sembri Elsa di Frozen. Sembri Elsa di Frozen con i cappellini. Madonna! Dimenticavo, non siamo sulla stessa montagnetta di prima, qua stiamo andando da un'altra parte. Oh, Polana Olcinska, siamo qui. Insomma, stiamo andando su un'altra cima di un'altra montagna ancora. Da che siamo arrivati? Vabbè, andiamo, se non moriremo assiderati prima. Stai in Parco Nazionale. Ah, Parco Nazionale, ok. Science Park. Ok. Oggi possiamo dire di avere la testa fra le nuvole. Ci vorresti dire come si chiama quella montagna che sta lì, per favore? Fermati. Quella là in fondo. Ci si chiama Ghievo. E che sta sopra? Una croce. È enorme, che si vede pure dalla città, solo che adesso non si vede. Provo a farvi lo zoom, ma si vedrà una schifezza. Antonio Ferro, perché fai il video? Eureka! Sì, per me sì, è un record. Siamo arrivati alla cima.
Alle cime di Rap siamo arrivati. Straszne. Per me, per essere la prima volta arrivare in cima a una montagna, sta tutto sudato. Uno schifo. Però ne vale la pena, è davvero bello. Di essere belle, ma mo dobbiamo farci tutto il percorso al contrario per scendere e ritornare in città. Già la fezzo che basta. Le cascate del Niagara. Una delle specialità di Zakopane sono gli scipek grigliati. Cos'è lo scipek? La scamorza. Scamorza affumicata e grigliata e messa poi la marmellata. Assaggia? No. Guardate. Ecco. Maialino. Dopo la scamorza, lo scipek, scamorza, quella abbiamo capito. C'è bisogno solo del vino caldo. Abbiamo comprato diversi tipi di scipek e in questa parte finale del video che assaggeremo è... Non commenteremo. Ecco. Vabbè, dai, ora le assaggiamo e vi diciamo come sono, dai, non vi preoccupate. Abbiamo appena finito di provare la scamorza, buona. Ostepek si chiama. Ostepek, sì, vabbè, però dai. Va bene, come direi, non ne so, io ricevo scamorza e dico ostepek e dicono no, questo è scamorza, no, questo è ostepek. Lo scipek era buono, erano buoni diversi gusti. Quello che personalmente mi è piaciuto di più è stato quello normale affumicato. Vi invito a venire a Zakopane e provarli di persona. Per oggi è tutto, speriamo vi sia piaciuta questa passeggiata tra le montagne. Ho fatto passeggiare in mezzo alla natura. Lasciate un mi piace, scrivete un commento, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti quanti e al prossimo video che sarà... non si sa. Che sarà. Ciao!